amici e amiche del segno dei pesci, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 15 al 21 giugno. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso possiamo partire andando a vedere come andrà la vostra settimana, le energie principali, i segni zodiacali da attenzionare e poi vedremo l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo la nave, spesso associata al viaggio sia spirituale sia effettivo, quindi molti di voi magari sono in viaggio o lo stanno programmando, quindi riguarda tutte le questioni di trasferte, spostamenti e viaggi. Di piacere, di lavoro, qualsiasi esso sia, effettivamente potrebbe essere una buona fase e positivo, proprio come il muovere le energie. A proposito di muovere energie, può riguardare anche dei cambiamenti e dei miglioramenti importanti in vari ambiti, desideri, guadagni, quindi cose che procedono magari come già avevate pensato e programmato in precedenza, quindi vuol dire che siete nel percorso giusto. Forse nel corso della settimana c'è bisogno o di fare affidamento a una persona importante, oppure potrebbe esserci proprio a sostenervi, a darvi degli ottimi consigli. Queste però potrebbe essere anche una vostra energia, indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna. Questa indica determinazione, coraggio, lucidità, chiarezza, discernimento, quindi fare le cose programmate in un certo modo. E poi troviamo il giardino, quindi vuol dire che per voi è una settimana molto positiva e molto costruttiva, e quindi sia alcune cose che si vanno a risolvere, sia alcune cose che si sbloccano, altre che prendono il via, il largo, è bellissima l'energia del giardino, perché parla di incontri, di feste, di inviti, di nuove conoscenze, di socializzazione, quindi tutti i luoghi anche a livello esterno che possiamo frequentare. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, troviamo anche quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single, anche a amicizia o famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare e adattare a quello che avete bisogno di capire. Troviamo anemone. Ecco, questo può parlare di cose positive, ma che possono essere abbastanza fugaci, quindi consiglio di cogliere al volo, forse una proposta, un pensiero, un messaggio, un qualcosa, come vi dicevo, proprio di positivo, però potrebbe essere molto 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 veloce. Quindi se si tratta di un evento, meglio goderselo in pieno, se si tratta di una proposta, magari di coglierla al volo. Non sarete assolutamente delusi, perché comunque queste parlano di intensificazione, di un legame, di un rapporto, un qualcosa che va a migliorare, a progredire e anche a definirsi e concentrarsi su alcuni progetti che forse avete già pensato, ma avete bisogno proprio di concentrarvi per realizzarli, e quindi come vedete ci sono delle bellissime energie. C'è proprio condivisione, intesa, quindi vuol dire i pensieri che si uniscono in un progetto unico, intesa sotto vari punti di vista. E per i single queste carte che cosa vogliono dire? Che probabilmente se state frequentando una persona
alcune cose, procedono bene e quindi una conoscenza che va ad approfondirsi e a migliorare, man mano. Se ci sono delle divergenze, un qualcosa che non va, essendo carte positive, stanno subito dicendo che sono di passaggio e alcune cose fanno parte proprio del normale amministrazione. E quindi per, chi non ha nessuno, magari c'è un momento in cui ci si vuole godere, questa fase dell'essere single, oppure anche darsi l'opportunità di aprirsi a nuove conoscenze e come abbiamo visto c'è sin dall'inizio nelle vostre energie principali e quindi ecco che può arrivare una nuova passione, nel senso una conoscenza che, può attirarvi e può tradursi in qualcosa di più. Da queste carte magari, può essere sì, perché, magari questo coinvolgimento, per alcuni si può tradurre, in un'avventura, in un gioco di seduzione, oppure in una, amicizia che poi può rivelarsi man mano qualcosa di più importante, eccetera. Quindi vuol dire che abbiamo un buon punto, di partenza. E adesso andiamo a vedere la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la costanza. Ecco, questo forse è un altro aspetto dell'energia principale dell'uomo e quindi essere anche, costanti nel portare avanti le proprie cose e questa vi aiuterà a, risolvere sia delle questioni e dinamiche passeggere. Sappiamo che chi ha lavoro magari, o tra clienti o nel proprio ambiente, magari ci possono essere delle divergenze, delle critiche. Forse voi siete un po' stanchi in questo periodo e allora con queste energie basse, è vero, portate avanti le vostre cose, però non forse potreste non essere pienamente soddisfatti. Se appunto c'è un calo di energia o di svogliatezza o dei conflitti, magari meglio fermarsi un attimino per far sì che le cose non peggiorino, sia nelle relazioni lavorative, sia, per dispersione di energia o, svogliatezza, distrazione che possono portare a degli errori. E io direi soprattutto di lasciare andare possibili critiche o cose che danno solo fastidio e non aiutano in nessun senso. Questo vale un po' per tutti quanti, nelle questioni ovviamente pratiche, anche legate al denaro, perché in realtà possono esserci anche dei conflitti e delle divergenze proprio legate al denaro stesso. Però, cioè, per altri aspetti, secondo me, è una fase in cui ci si impegna e si procede. Io ricordo che la prigione in realtà, visto che è una stesura, generica, può prendere anche un'accezione positiva, nel senso di bloccare, di chiudere, con parte del lavoro, fare giusto normale amministrazione e riposarsi, prepararsi a una vacanza, ad esempio, oppure diciamo fermarsi proprio perché veramente diciamo c'è una vacanza e quindi super adatto per programmazione e preparazione e per chi ha il lavoro si vede una fase di blocco, di resistenza, quindi o c'è una fase di pausa in cui le cose a livello esterno non arrivano, non giungono, non ci sono opportunità, oppure ci sono delle cose che state concentrando la vostra attenzione a livello personale, di famiglia e tante altre situazioni, quindi avete messo da parte per il momento una ricerca un po' più attiva, se state aspettando delle risposte, al momento potrebbero non arrivare, quindi ecco che c'è questa fase di blocco che magari più in là vedremo un po' che cosa aspettarci e magari appunto si sbloccheranno. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana, ciao!